Ciao e benvenuta o benvenuto sul mio canale. Continuando con le decorazioni natalizie, anche quest'anno ti propongo un fiocco di neve, ma ovviamente diverso da quello dell'anno scorso. Qui puoi vedere due versioni, questa fatta semplicemente con la lana e questa invece impreziosita perché lavorata sia con la lana che con un filo di lurex. Per questa ho utilizzato un uncinetto da 3,5 e per questa ho utilizzato un uncinetto da 4. I materiali sono questi, ho usato un gomitolo di Irlanda di Campolmi filati che è un 100% lana merino e sempre di Campolmi questo lurex che è il codone, che ha la particolarità di essere un pochino più spesso e più piatto rispetto al lurex normale. Andiamo adesso a fare la versione con l'uncinetto da 3,5 fatta solamente con il gomitolo di lana e se vuoi fare l'altra invece mi raccomando usa un uncinetto un pochino più grande da 4. Cominciamo quindi facendo l'anello magico. Qui, avendo un pochino di tempo, ti faccio rivedere l'anello, quello un pochino più completo. Ti dico rivedere perché sai che qui sul mio canale trovi un video in cui ti insegno ben 3 modi per fare l'anello magico, quindi non hai scuse, devi imparare a farlo. Quindi prendo il filo dal lato tagliato, lo passo intorno alle dita in questo modo e ora incrocio il filo per 2 volte. Il filo tagliato alla fine deve trovarsi sul retro. Lo blocco con un altro dito, prendo l'uncinetto, carico il filo questo che è obliquo, lo porto fuori, giro un attimino, carico il filo lungo, lo porto fuori a fare una catenella. Ho fatto il mio anello magico. Ora mi alzo di 2 catenelle che insieme a quella iniziale fanno 3 e hanno formato la nostra prima maglia alta. All'interno del nostro cerchio dobbiamo fare un totale di 18 maglie alte, quindi se questa vale come prima maglia alta ne devo fare altre 17. Quindi carico, entro nel cerchio, porto fuori e chiudo di 2 in 2. 1, 2, 3, mi si è impigliato, 3, 4, ci vediamo alla fine del giro quando avrò finito tutte le mie 17 maglie alte. Prima di chiudere il cerchio conta le tue maglie e assicurati che siano 18. Adesso allarghiamo qui l'asola per essere più comodi, tiriamo il filo e vediamo quale delle due asole si muove. Si muove ovviamente quella esterna. La prendiamo e cominciamo a tirare delicatamente l'asola esterna, così si chiuderà anche l'altra asolina. Vedi, si è chiusa la prima asola. Adesso tirando semplicemente il filo corto si chiuderanno entrambe e avrai un cerchio chiuso perfettamente e non si aprirà mai più. Rinseriamo l'uncinetto e chiudiamo con una maglia bassissima, scusami, contando 3 catenelle dal basso, 1, 2, 3, quindi entro, carico, porto fuori e chiudo subito. Ho fatto quindi il centro del mio fiocco di neve. Mi alzo adesso di 3 catenelle che valgono come primo punto e all'interno dello stesso punto faccio 2 maglie alte. Avrò quindi fatto in questo modo un gruppo di 3 maglie alte e dovremo continuare a lavorare gruppi di 3 maglie alte. Faccio 2 catenelle, salto 2 punti, 1 e 2 e nel terzo faccio di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Andremo così a fare 6 spazi come questi dove poi lavoreremo le punte del nostro fiocco di neve. Quindi di nuovo 2 catenelle, salto 2 punti e nel terzo 3 maglie alte. 2 e 3. 2 catenelle, salto 2 punti, 1, 2, 3. Non ti spaventare se si arriccia perché poi basta girarlo dall'altra parte come vedi e si appiattisce. 2 catenelle,
e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, salto 2 punti e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. A questo punto faccio le ultime 2 catenelle e mi aggancio dall'altro lato sempre nella terza catenella dal basso, quindi 1, 2, 3. Entro proprio all'interno della catenella in questo modo, da un lato e dall'altro, vedi, così, carico, porto fuori e senza caricare chiudo ancora a fare una maglia bassissima. Contiamo le aperture: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto, ci siamo e possiamo passare al giro successivo. Andremo adesso a fare le punte del nostro fiocco di neve, quindi per fare questo dobbiamo spostarci nella prima apertura sulla sinistra e per spostarci faremo delle maglie bassissime. Una l'abbiamo appena fatta perché abbiamo chiuso il giro, dobbiamo adesso spostarci all'interno di queste aperture per poter lavorare le punte dei nostri fiocchi di neve. Quindi per spostarci fino qui lavoreremo delle maglie bassissime. Entriamo nel punto, portiamo fuori, chiudiamo e ne facciamo una, 2 e nell'ultimo punto 3. Facciamo una maglia bassissima anche all'interno di questa apertura centrale. E adesso lavoreremo la sequenza che ci permetterà di fare le nostre punte. Quindi cominciamo facendo 4 catenelle, 3, 4 e le chiudiamo all'interno della stessa apertura con una maglia bassissima. Ora ne faremo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sempre le chiudiamo all'interno della stessa apertura. Ora ne faremo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stiamo facendo la punta più alta. Rientriamo nell'apertura, carichiamo, portiamo fuori, chiudiamo tutto e adesso ricominceremo a scendere, quindi di nuovo 6 catenelle e chiudiamo e l'ultima che è composta da 4. Chiudiamo. Una volta che hai fatto la tua punta, aprila per bene e spostala un pochino sulla destra, di modo che si accomodi bene all'interno dello spazio. Ora, per arrivare nell'altra apertura dovremmo fare di nuovo 3 maglie bassissime, quindi 1, 2 e nell'ultimo punto 3. Ne facciamo un'altra all'interno dell'apertura e cominciamo di nuovo la nostra sequenza. Te la faccio vedere un'altra volta. Quindi cominciamo con 4 e chiudiamo. Continuiamo con 6, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo. Continuiamo con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chiudiamo. Di nuovo con 6 perché stiamo scendendo e l'ultima sarà di 4. 1, 2, 3, 4. Come sempre apriamo la nostra punta e spostiamolo un pochino sulla destra. E ricominciamo facendo le nostre 3 maglie bassissime e la nostra punta nelle altre aperture. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho fatto l'ultima punta del fiocco, a questo punto chiudo con delle maglie bassissime lungo il lavoro come ho fatto fino adesso, sempre 3, 2,
taglio. Non mi resta che quindi nascondere i fili e il mio fiocco di neve è pronto. Se il video ti è piaciuto, come sempre metti un like, seguimi e attiva la campanella per non perdere i prossimi tutorial. Se poi ti va di offrirmi un caffè e quindi di sostenere il mio lavoro, abbonati sotto in descrizione. Ciao!